Migliaia di anni fa esistevano popoli capaci senza alcuna tecnologia moderna di compiere imprese incredibili, anzi ai nostri occhi letteralmente impossibili. Oggi infatti noi viaggiamo senza spesso rendercene conto su autostrade illuminate con cartelli che indicano la direzione. Ma quali mezzi potevano usare i nostri antenati per compiere lunghi tragitti senza mai perdere la strada? È un mistero. O forse lo è stato fino ad oggi. In questa serie di video infatti vi racconterò una interessantissima scoperta fatta grazie a Google Earth, un software che permette di osservare l'intero pianeta da ogni angolazione possibile. Questa scoperta riunisce in un unico percorso un allineamento che passa per decine e decine di siti archeologici, appartenenti a diverse epoche della nostra preistoria. Ci sono cerchi di pietre, necropoli, persino presunte piramidi, il tutto non in un lontano luogo di un altro continente, ma qui, nel cuore dell'Europa, ai piedi delle Alpi ed oltre. Se tracciamo una linea partendo da Rosolina Mare, in Veneto, e arriviamo fino all'isola di Belle-Île-en-Mer, in Francia, scopriamo come prima cosa che questa linea congiunge le foci di due fiumi, la Loira, sull'Atlantico, e il fiume Adige, che dista appena 20 km dalla foce del Po. Questa linea segue, ovviamente senza ripercorrerne le tortuosità, tutto l'Adige, fino ad un sito archeologico dell'età del bronzo in località Oppi, vicino alla necropoli di Desmonà di Veronella, che spero di poter un giorno visitare. Ma in questa prima puntata andremo a visitare un altro punto di quella che ho soprannominato la linea delle acque. Ci recheremo infatti a Sirmione. La linea delle acque, dopo aver sfiorato Verona, passa sul lago di Garda, passando esattamente sulla lingua di terra che si addentra nel lago che unisce tre regioni, il Veneto, la Lombardia e il Trentino. Siamo in un'area abitata fin dagli arbori dell'umanità, tanto che proprio in questa zona sono stati fatti dei ritrovamenti che hanno dato nome ad una cultura della nostra protostoria, la cultura della Polada, dal nome di una località nei pressi di Lonato del Garda, cultura appartenente appunto all'età del bronzo. Sirmione, come abbiamo detto, è fondamentalmente una lunga lingua di terra che si estende verso l'interno del lago di Garda. Percorrendola arriviamo alla Rocca, divisa dalla terraferma da uno stretto canale artificiale difensivo di epoca medievale. Appena entrati troviamo una cappelletta molto interessante dal punto di vista architettonico. La nostra linea passa grosso modo proprio qui. Ma addentrandoci nel paesino di Sirmione troviamo un promontorio. Nonostante il sito più famoso sia quello delle grotte di Catullo, ovvero i resti di un'antica villa romana, quello che interessa a noi è la chiesetta di San Pietro, proprio vicino ad un monumento di recente realizzazione, ovvero la Campana della Pace. Questa chiesetta è stata infatti costruita su un precedente tempio pagano e ai suoi piedi si trova una necropoli longobarda. Ma come spesso accade, ove c'è una chiesa su una collina, quasi sempre esiste una stratificazione di diverse epoche, in quanto i nuovi culti tendevano sempre a riutilizzare i luoghi di culto precedenti e spesso anche i materiali con cui questi erano realizzati. Ritrovamenti di insediamenti palafitticoli sono stati inoltre trovati a Porto Galeazzi, una località alla base della lingua di terra di Sirmione. Le terme di Sirmione, ancora oggi in funzione, inoltre, sono conosciute da sempre e molto probabilmente erano già meta di pellegrinaggio nell'antichità a causa delle sue acque termali e curative. Se ci spostiamo poi a riva del Garda, possiamo trovare il Museo archeologico di Desenzano, dove sono esposti molti reperti provenienti da diversi siti archeologici nelle vicinanze, come San Severino, dove esiste anche un cerchio di pietre che riaffiora ogni volta che il lago insecca e che spero di poter presto visitare, e ovviamente l'Onate del Garda, da cui ha origine la cultura di Polada, già accennata prima. Tra i vari reperti del museo di Riva del Garda che possiamo osservare, troviamo un aratro, pezzo forte della collezione. Al momento è il più antico che sia mai stato ritrovato, aratro a cui sono ispirate le ricostruzioni di archeologia sperimentale che troviamo ad esempio all'Archeopark di Dafri o Boario Terme.
Abbiamo appena iniziato il nostro lungo viaggio attraverso quella che sembra essere una sorta di autostrada che percorre fiumi, laghi, passi montani e tanti altri luoghi di estremo interesse, e in ognuno di questi luoghi troviamo siti archeologici molto simili tra loro. Questo potrebbe far pensare ad un primordiale sistema di navigazione con punti di riferimento specifici, forse utilizzati anche per scopi rituali, o forse l'intero percorso era una sorta di pellegrinaggio spirituale oltre che una rotta commerciale, ma questo resta ancora un mistero al di fuori della possibilità di speculare una qualsiasi teoria. Certo è che ogni volta che si cerca di approfondire un argomento, immediatamente ci si trova davanti a nuovi misteri, come ad esempio le buche dei monti al di sotto della città di Sarajevo, molto simili a delle buche su delle montagne in Svizzera, sempre sulla linea delle acque. Ma di questo parlerò nelle prossime puntate di questa serie. Per il momento è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata e non dimenticate di seguire anche gli altri miei video, che sono altrettanto interessanti.